Oggi vi faccio vedere come preparare tonteki, bistecca di maiale alla giapponese. Gli ingredienti sono la lonza di maiale, la julienne di cavolo cappuccio morbido, i pomodorini, il sake, l'olio vegetale, l'aceto di mela, la salsa di soia, il mirin, la salsa ostriche, il pepe, la fecola di patate, l'aglio e il sale. Questa è la ricetta da 2 porzioni. Prepariamo la salsa. Nella ciotola mettiamo 30 g di sake, 30 g di mirin, 25 g di salsa di soia, 5 g di aceto di mela oppure aceto di riso. Se usate l'aceto di vino bianco metterete 3 g e 20 g di salsa ostriche. Mescoliamo tutto insieme e mettiamo da parte. E prepariamo 100 g di julienne di cavolo cappuccio morbido e 3 o 4 pomodorini tagliati a metà. Abbiamo 3 spicchi d'aglio piuttosto grandi. Dopo aver eliminato la buccia li tagliamo sottili, ma non sottilissimi. Abbiamo 2 fette di lonza di maiale che ho fatto tagliare da macellaio a 2 cm di spessore ciascuna e una fetta pesa circa 170 o 180 grammi. E le avremo già tirate fuori dal frigo 20 minuti prima di cuocerle. Incidiamo col coltello per tagliare la parte nervosa e per poter cuocerle meglio, immaginando di creare la forma da guanto da baseball. Anche un'altra fetta prepariamo allo stesso modo. Pratichiamo degli tagli a circa 2 cm tra di loro. Nel mio caso li ho fatti troppo vicini, ma voi cercate di farli a 2 cm. E spostiamo la carne nella teglia. Abbiamo mezzo cucchiaino di sale fino. E utilizzando questa quantità vogliamo salare uniformemente sulle 2 fette di carne, tutte e 2 i lati. Quindi prima saliamo utilizzando la metà, quella parte che vedete, e mettiamo anche il pepe macinato quanto basta. Sarebbe ideale il pepe bianco, ma nel mio caso, non avendolo, ho usato il pepe verde. Dopo aver girate le fette di carne, saliamo uniformemente utilizzando il resto del sale e mettiamo anche il pepe macinato quanto basta. Anche il sale e il pepe che sono rimasti sulla teglia li mettiamo sulla carne. Mettiamo un cucchiaio di fecola di patate sulle fette di carne, tutte e 2 i lati, uniformemente, attraverso un colino. La fecola di patate che è rimasta sulla teglia la mettiamo sui lati delle fette di carne. Prepariamo una padella antiaderente che abbia una misura che ci stanno 2 fette di carne e mettiamo un cucchiaio di olio vegetale. Accendiamo il fuoco al medio. Mettiamo le fettine d'aglio. Separiamo tora di fettine con i bastoncini per cuocerle uniformemente. Abbassiamo il fuoco al medio-basso o al basso e facciamo profumare l'olio friggendo l'aglio. Dobbiamo fare massima attenzione a non bruciare le fettine d'aglio, non solo per aglio che non sarà più mangiabile, ma anche l'olio non deve prendere il profumo e gusto di aglio bruciato.
Quando avranno leggera doratura, spegniamo il fuoco momentaneamente, le mettiamo su un piattino, sgocciolando l'olio. Riaccendiamo il fuoco al medio. Mettiamo le fette di carne di maiale nella padella. Quando avranno bella rosoratura tipica della bistecca, le giriamo, controllando ogni tanto. Se non ha ancora preso bella rosoratura uniformemente, aspettiamo con la pazienza. Anche un'altra parte deve avere bella rosoratura, ma stesso tempo dobbiamo cuocere fino all'interno. Quindi dopo che avremo girato le fette di carne, primo 1 minuto o 2 minuti, continuiamo a cuocerle con il fuoco al medio. Dopodiché abbassiamo al medio basso. L'olio in eccesso che vedete lo eliminiamo con la carta assorbente. Dopo il totale 6 o 8 minuti di cottura, giriamo di nuovo le fette di carne e aggiungiamo la salsa che abbiamo preparato all'inizio. Alziamo il fuoco al massimo e restringeremo la salsa. Dopo un po' giriamo le fette di carne e agitiamo la padella. Se pensate che la bistecca di maiale sia già abbastanza cotta in questo momento, tirate fuori dalla padella e la mettete già sul piatto e restringerete la salsa e la metterete sulla carne. Altrimenti restringiamo la salsa mettendola sulla carne con un cucchiaio come potete vedere. Lasciando ancora abbastanza quantità di salsa, ma è addensata bene, spegniamo il fuoco e facciamo tornare le chips d'aglio. Dopo aver mescolato leggermente, impiattiamo. Sui piatti avremo già messo la julienne di cavolo cappuccio morbido e i pomodorini dividendo in 2. Mettiamo bistecca di maiale e le chips d'aglio e la salsa dividendo in 2. Ecco i nostri tontechi sono pronti. Questa è la bistecca di maiale che non avrete mai mangiato prima. È buonissima, morbidissima e succosa con la salsa golosissima. È una salsa anche molto equilibrata fra sapidità della salsa di soia, l'aspro dell'aceto, la leggera dolcezza e grande profondità al gusto che sono state date dal mirin e la salsa ostriche e il sake che a parte toglie l'odore della carne può dare il sapore ancora più profondo. Magari per tanti di voi sarà difficile avere il sake giapponese e il mirin, quindi fra gli ingredienti e le dosi che lascerò nella descrizione scriverò anche gli ingredienti per sostituirli. Ma non sarà mai uguale il risultato, quindi possibilmente rispettate gli ingredienti autentici per avere la pietanza che abbia il vero gusto giapponese. Io mangerò il tonteki con la zuppa di miso e il riso bianco, ma mio marito che è un italiano fa fatica a mangiare il riso bianco se non è condito. E vi faccio vedere in questo caso cosa possiamo fare. Ho scongelato il riso bianco con grano saraceno che ho preparato un po' di giorni fa e l'ho scaldato con lo microonde e mettiamo un po' di furikake che è un saporitore. In Giappone soprattutto lo usiamo per fare onigiri che sono le polpette di riso. Ma non sulla ciotola di riso perché abbiamo già una pietanza che ha un gusto forte e anche per poter godere pura dolcezza e la bontà del riso.
Ma i bambini che ancora non riescono a apprezzare quello sapore delicato lasciano il riso nella ciotola. Allora loro mamme, per farlo mangiare volentieri, mettono il furikake sul riso bianco. Tornando alla immagine, ho messo anche un po' di fiocchi di alga verde che si chiama aonori e metto anche un po' di sesamo bianco tostato e il sale e un goccio di olio di sesamo. Mescoliamo bene tutto insieme e mettiamo questo riso condito nella tazzina da caffè espresso bagnata al suo interno con un po' d'acqua. Dopo averlo dato leggera pressione con un cucchiaio, rovesciamo la tazza sul piatto e non vuole proprio uscire. Allora facciamo aiutare dal coltello. Ma non è venuto come volevo io. Vi consiglio di bagnare meglio interna di tazzina o ungete con un po' d'olio, altrimenti mettete un po' di pellicola all'interno prima di mettere il riso. Per abbellire ancora di più metto ancora un po' di aonori e un po' di sesamo tostato sul riso. Questo è un impiattamento ideale anche quando avrete gli ospiti. La julienne di cavolo cappuccio morbido aiuta anche per rinfrescare la bocca, ma se volete la condirete con un po' di olio, l'aceto e il sale. Questa è un'immagine con imposizioni tradizionali giapponesi. Per il tonteki userò la forchetta e il coltello, ma di solito non li usiamo. Vicino a noi mettiamo le bacchette con appoggiabacchette. In orizzontale mettiamo alla destra una ciotola di zuppa di miso, invece alla sinistra mettiamo una ciotola di riso bianco e in fondo mettiamo un piatto di carne o di pesce e verdure. Questa è una pietanza cinese che ci piace tanto, che si chiama il tofu e pidan. All'inizio dell'attività del mio canale YouTube, quando ancora avevo intenzione di fare il canale di cucina orientale, non solo giapponese, ho pubblicato la sua videoricetta, quindi potete realizzarla anche voi e il suo link lascio nella descrizione. Mangerete il tonteki con la forchetta e il coltello, altrimenti prima tagliate con la forbice da cucina seguendo incisioni sulla carne e lo mangerete con le bacchette. È buonissimo! Quando c'è ancora il tonteki nella bocca, mangiamo anche il riso bianco insieme. Allora nasce quella armonia perfetta. Dopo aver assaporato anche la bontà di zuppa di miso, ricominciamo un altro giro di questo meraviglioso triangolo. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. E non dimenticate di attivare l'icona della campanella che vi dà un avviso del prossimo video appena postato. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti!